Ciao a tutti, sono Alice Boffa dell'Accademia Europea di Manga. Nel workshop di oggi parleremo di personaggi in prospettiva. Dopo aver visto il video vi ricordiamo di partecipare al nostro gruppo Facebook per far correggere i vostri lavori dagli insegnanti e a seguire al termine della sessione il live su Zoom per i consigli finali. Bene, ora andiamo a disegnare un personaggio e vedere come inserirlo in uno sfondo. Partiamo dal personaggio. Lo disegno leggermente di 3/4 visto dall'alto, mi raccomando, state attenti alle proporzioni del personaggio e segnate bene la tridimensionalità dei blocchi del manichino del personaggio, perché questo ci aiuterà poi a costruire la prospettiva intorno. Disegno la metà verticale per capire bene dove poggia il personaggio, in questo modo. E ora vado a segnare queste linee delle giunture, del bacino, delle spalle e della linea degli occhi, perché queste linee qua ci aiutano a costruire la prospettiva di base, perché sono già inclinate in prospettiva e vanno verso un punto di fuga. E vado a ripassare. Tutte queste linee qua sono linee prospettiche che vanno a creare poi una griglia. Disegnando un'ombra rettangolare sotto i piedi del personaggio, ho le linee guida per disegnare le linee che vanno nell'altro punto di fuga, in questo modo. Ora posso andare a disegnare il mio sfondo, per esempio questo è un marciapiede. Vado a disegnare un palo su cui poi ci sarà un cartello stradale. E seguendo le linee guida di questa griglia che sono andata a disegnare, seguendo la posizione del personaggio, disegnare uno sfondo è relativamente semplice, perché ho già tutte le linee guida che mi servono. Bene, ora andiamo a disegnare invece due personaggi in prospettiva. Parto dal primo, lo voglio disegnare seduto, preso da questa inquadratura. Leggermente di 3/4 visto leggermente dall'alto. Vado anche ad abbozzare il supporto su cui è seduto, che per iniziare lo vado a identificare, per avere un'idea dello spazio che va a occupare, come un parallelepipedo. Ora vado a definire il personaggio in modo che sia ben tridimensionale. Ricordatevi di fare bene attenzione a mettere i blocchi del manichino in modo che sia tridimensionale, perché ci aiuta per poi realizzare la prospettiva. Ora vado a definire anche il supporto su cui è appoggiato il personaggio, tratteggiate anche le parti nascoste dal personaggio, che ci aiutano a capire bene come è posizionato il tutto nell'inquadratura. Ora, come prima, prendendo come punto di riferimento le linee delle spalle, del bacino, delle ginocchia e dei piedi, ho già dei punti per la prospettiva. Anche il supporto su cui è seduto il personaggio ci dà dei punti chiave per capire come andare a posizionare le linee della griglia prospettica. Ora le vado a definire e vedete che utilizzando il supporto è molto semplice capire in che direzione va il punto di fuga. Una cosa importante è che man mano che le linee si allontanano e diventano più verticali si allargano tra di loro. Da quel lato abbiamo il punto di fuga. Seguendo sempre le linee del supporto e disegnando la base su cui è seduto il personaggio, ho già dei punti di riferimento per andare a disegnare le altre linee prospettiche, quelle che si incrociano e vanno dall'altra parte, vanno all'altro punto di fuga, in questo modo. Cercate di essere più precisi possibile. E di là c'è l'altro punto di fuga. La linea dell'orizzonte sarà oltre la vignetta in questo caso. Ora vado a riportarmi l'altezza del personaggio che va a occupare. Cercate di essere precisi, mi raccomando, per capire dove posizionare un personaggio in piedi, di fronte al personaggio seduto. So più o meno a che altezza arriva il personaggio seduto e vado a disegnare il manichino.
aiutandovi con le linee della griglia di base, posizionate le linee che attraversano le spalle, il bacino, le ginocchia e le caviglie. Quindi le linee guida che ci siamo disegnati di base ci servono per posizionare anche l'altro personaggio nella prospettiva corretta. Ora lo andiamo a definire per avere una maggiore tridimensionalità. Vedete la linea delle spalle che va verso lo stesso punto di fuga della linea della griglia di base, lo stesso vale per la linea del bacino, dei gomiti, anche la linea delle ginocchia, delle caviglie e dei piedi. Così, in questo modo abbiamo tutte le linee guida che vanno alla stessa prospettiva del personaggio di base. Ed ecco inseriti i due personaggi in uno spazio, nella giusta prospettiva. Ora che la base è pronta del disegno, seguendo sempre, aiutandomi con le linee prospettiche di base, posso andare a inserire gli elementi di sfondo, avendo i personaggi perfettamente in prospettiva posizionati, inserendo tutto quello che mi serve per l'inquadratura. Quindi posso aggiungere elementi, facendo sempre attenzione a che cosa voglio andare a inserire, alle proporzioni tra i vari elementi. Posso aggiungere altri personaggi, sempre utilizzando la griglia di base. Quindi posso aggiungere tutti i dettagli che mi interessano per la scena. Qui voglio andare a inserire un altro personaggio, tolgo la parte in più che esce dalla vignetta e il personaggio è perfettamente inquadrato nello spazio. Tutto quello che abbiamo visto negli esempi precedenti è applicabile anche quando si lavora su sfondi un po' più elaborati. Vedete qui, in questo disegno, io posso andare a disegnare la griglia prospettica per verificare di aver posizionato gli elementi di sfondo del personaggio nella giusta prospettiva. Ora verifichiamo anche il personaggio. Vedete che la linea delle spalle e del bacino sono allineate e vanno verso allo stesso punto di fuga in cui vanno tutte le altre linee della griglia. Bene, per questo video è tutto. Venite a farci vedere i vostri disegni sul gruppo Facebook in descrizione. Siamo a disposizione per correggere i vostri lavori per 2 ore e poi in live alle 18:30, non mancate!